Salve a tutti, noi siamo Daniele Manno e Cristian Conforti. e oggi siamo in compagnia di un ospite di livello internazionale, una grande attrice, Aisling Franciosi. Ciao Aisling, è veramente un onore averti con noi. Ciao, grazie mille, piacere. Aisling è famosa fra i fan del Trono di Spade per aver interpretato il personaggio di Lyanna Stark, sorella di Eddard Stark e madre di Jon Snow, alias Aegon Targaryen. Aisling inoltre ha recitato come protagonista in The Nightingale, il secondo film di Jennifer Kent, che annovera nel cast artisti come Sam Claflin, Becky Lee Ganenbar e Damon Harriman. Allora, Aisling, innanzitutto, come è iniziata la tua carriera da attrice e come ti sei affacciata al mondo della recitazione e del cinema? Ho sempre saputo che volevo fare l'attrice. Mi ricordo a 6 anni sono tornata a casa da una lezione di tipo una classe di recitazione per piccolini e ho detto voglio fare l'attrice e non ho mai cambiato idea. E quindi tutte le mie scelte che ho fatto anche durante la scuola era tutto per renderlo più facile, no? Di studiarlo, di trovare un agente, non so, anche tenere felici i miei genitori perché mi dicevano no, però devi comunque far bene a scuola, così hai scelte nel futuro se non funziona. E poi quando ero all'università ho deciso di studiare lingue all'università e ho fatto un provino per uno spettacolo di teatro a Dublino, in un teatro che si chiama The Gate, e ho fatto quello show. E da lì mi hanno invitato a fare altri show e una volta che ho fatto uno spettacolo in cui avevo un ruolo molto più importante, ho invitato agenti a vederlo e poi hanno deciso di rappresentarmi. E da lì, tipo un mesetto dopo, ho preso un ruolo in una serie che si chiama The Fall, con Jamie Dornan e Gillian Anderson. E poi da lì, un po' passo a passo, sono andata avanti. Ma sì, è successo così. È diverso per tutti, non c'è quello che ho imparato è che non c'è una strada fissa, una strada giusta per entrare nel mondo dello spettacolo, del Esatto, film. non c'è un unico modo, bisogna un po' inventarsi in questi casi. Esatto. C'è il modo più non normale, voglio dire, ci sono tantissimi che vanno cioè, proprio per studiare recitazione, non so, ci sono delle scuole molto famose in Inghilterra o negli Stati Uniti, e ovviamente quando vai lì, di solito alla fine dei 3 o 4 anni, quello che è, o 2, fai un showcase dove ci sono tantissimi agenti e se la scuola è famosa invitano gli agenti più importanti, no? E quindi da lì è più facile prendere agente. Secondo me la parte più importante e più difficile è prendere un agente. Senza agente è abbastanza difficile, quindi quello è il primo passo, direi. Tu sei per metà italiana, qual è il tuo rapporto con il nostro paese? Mi sento molto fiera di essere italiana. Mio papà è italiano, mia mamma è irlandese e probabilmente si sente l'accento un pochino strano. No, sono proprio fiera di essere italiana. Sai, ho vissuto un po' di anni lì e poi vado tutte le estate, vado in Calabria spessissimo, vado Uno anche scoop, lì. attenzione. Ehm, e dal punto di vista della mia carriera mi piacerebbe tantissimo anche recitare in Italia, però ancora non è successo, però vediamo come procedere. In realtà non possiamo esimerci dal farti almeno un paio di domande su Lyanna Stark, il tuo ruolo nel Trono di Spade. Come sei stata selezionata per il ruolo? Allora, quando fai i provini o vai di persona o fai un self-tape, che è quando sei a casa e fai tipo un video e lo mandi alla gente o casting. E con questo stranamente, cioè, ho fatto solo un provino a casa, ho fatto un video e l'ho mandato e mi hanno dato il ruolo da lì, cioè non ho dovuto fare altro. Di solito quando fai un provino del genere scelgono alcune persone dai video e poi li invitano a fare un provino con loro di persona. E sì, la cosa buffa è che, devo dire, io non avevo visto Game of Thrones prima di fare questo provino, però ovviamente sapevo che era uno dei show più grandi del mondo. E ho chiamato mio agente, che era un grandissimo fan, e ho detto, guarda, io non sto capendo, c'è qualcosa in questa scena che è strana, perché hanno tolto cioè, si capiva che non era una scena completa, che avevano tagliato un paio di frasi per renderlo un po' più segreto, no? E quindi ho spiegato un po' e lui, no,
no, non ci posso credere, mi hai rovinato la serie, però era anche contento. Adesso benissimo fare questo ruolo, però avevo, poverino, rovinato la storia per lui un po' in anticipo. E sì, mi hanno dato il ruolo e poi ho cominciato a guardare la serie, ovviamente, perché non avevo neanche visto una puntata. E sì, devo dire che sono contentissima di aver fatto parte di un fenomeno, no? Era divertente, però mi fa troppo ridere perché, come dico, ho fatto tipo 2 minuti o 3 minuti, non lo so, però era un momento proprio importante nella storia, quindi sì, è il ruolo ovviamente più piccolo che abbia mai fatto in termini proprio di tempo, però tutti mi chiedono di questa cosa, quindi fa un po' ridere. Ma nel rivedere queste immagini a distanza ormai di 5 anni, cosa provi, cosa ti viene in mente? Da 5 anni, wow. Ehm, Beh, era Rob Armeo che ha fatto la parte di Ned Stark, è veramente divertente come attore, come persona, è molto allegro e bravo. E niente, mi ricordo che ero tutta coperta di sangue, tutto appiccicoso, così tutto il giorno, sdraiata. Devo dire che non era molto faticoso stare lì sdraiata a letto. Ero un po' ansiosa pure perché tutti avevano questa immagine, no, di come doveva essere Lyanna Stark, e alcuni erano contenti, alcuni no, ma devi un po' vivere con questa cosa, cioè non puoi rendere felici tutti, quindi però la cosa interessante è che ho dovuto fare tutta questa scena in doppiaggio, che era un po' non una delusione, perché non so se, cioè, non si nota tanto, spero, però sì, ho dovuto fare No, tutta non la si nota. scena. Quindi ti sei doppiata da sola nella scena originale, ovviamente. Sì, praticamente tutta, che sai, ovviamente cambia, cioè quando fai la performance in quel giorno è una cosa e poi devi cercare in una scatoletta praticamente, in uno studio di ricreare questa scena, quindi era Una sfida, sfida. sì. Ok, sì, sì, sì. sì. Com'è stato il tuo rapporto con gli altri membri del cast? Beh, questa è una domanda che è troppo interessante perché ovviamente quando guardi un film e se non hai lavorato cioè se non hai fatto un film o qualcosa in televisione, vedi tutto il cast e pensi, ah, stanno tutti insieme perché fanno tutti parte della stessa cosa, però in realtà non è così, cioè se non hai una scena con qualcuno probabilmente non incontri mai. Um, Però quindi Rob ha lavorato con lui e con Isaac pure, e erano tutti simpaticissimi e bravi ovviamente. Però la cosa buffa è che era quando abbiamo girato questa scena, era ancora quando nessuno sapeva se Jon Snow era vivo o morto. e, e, e quando sono andata allo studio, lui c'era, non so, stava facendo qualcos'altro, stava facendo, non so, doveva provarsi qualche ehm, cioè, non so cosa, ma qualcosa nei capelli, qualcosa del genere, non mi ricordo. Però l'ho visto lì e ho detto, ah, ok, beh, quindi allora so che non è Quindi morto. c'è qualcosa sotto. Se Kit Harington è lì, vuol dire che qualcosa succede. Sì, Ottimo. però ovviamente devi firmare 1000, che vuol dire che non puoi dire niente a nessuno, ovviamente. E io avevo detto solo a mia famiglia che facevo questo ruolo, piccolo per modo di dire. E a Natale con la mia famiglia facciamo un Natale con mia zia irlandese, ci siamo in tantissimi, tipo in 13, e stavano prendendo in giro mio papà perché spesso faccio dei ruoli un po', beh, per i miei fratelli o mio papà, mia famiglia un po' sconfortevoli da guardare, no? Non in Game of Thrones, ma in altre cose. E mia zia lo stava prendendo in giro e ha detto, ah, sai che la prossima cosa che farà forse sarà Game of Thrones dove sarà nuda, sesso, tutto. E io ho guardato mia mamma come per dirle, oh mio Dio, ma gli hai detto che faccio come, cioè, ti ho detto non dire niente. Io ho detto, no, non ero nuda, non c'era sesso. E tutti al tavolo mi hanno guardato come per dire, eh? E io, Tutti eh? sconvolti. Ok, si è bloccato un attimo, fra poco torna Ashley. Era solo per caso che mia zia sarà Game of Thrones e io pensavo che mia mamma aveva già detto a mia zia e quindi un po' per sbaglio ho detto a un gruppo ancora più grande. Ah, cioè era Però uno non avevo. scherzo, ma non lo sapeva. Sì, Wow.
però non ho detto che ruolo, per fortuna. Aisling, chi è il tuo personaggio preferito della serie? E perché facevi il tifo affinché sedesse sul trono di spade? Scusa, il mio internet non è al massimo, puoi ripetere per favore? Sì, ripeto, la domanda no, riguarda il personaggio preferito tuo e per chi facevi il tifo affinché si sedesse sul trono di spade? Beh, ovviamente devo dire mio figlio. Giusto, giusto. Invece, Ashley, forse si è bloccata la linea, fra poco tornerà. Quando guardi un film o una serie TV, riesci a essere semplicemente una spettatrice oppure ti fai cogliere dall'aspetto professionale e quindi vedi un aspetto tecnico lì non va bene o artistico che magari avresti fatto diversamente? È difficile, devo dire, ora guardare un film solo, cioè, e perdermi completamente nella storia, perché spessissimo guardo e dico: "Ma come hanno fatto questo? Come hanno fatto questo?" Cioè, è difficile, però quando succede che, mi perdo completamente nella storia, dico: "Wow, questo è un bellissimo film", perché non mi sono neanche fermata a pensare a tutte le cose tecniche che hanno fatto. Ora vediamo le Daniele? immagini del corto Ambition, realizzato per promuovere la missione Rosetta. Insieme ad Ian Gillen, vestiti i panni di due personaggi con poteri soprannaturali, possiamo dire. Ti va di parlarci di questa storia, della tua esperienza nella lavorazione del corto? Sì, questo era un progetto un po' più particolare. Ti vogliono fare questo film cortometraggio, per fare pubblicità, per il oddio, non so come di spiegare, volevano mettere un lander su una cometa. Mi avevano offerto un volo, sai, uno di quei voli dove è quasi come fare l'esperienza di essere, non so, dove fanno l'aeroplano, Sì, come si il dice? volo a gravità zero, sì, sì. Sì, l'avevano offerto come e io: "Oh, okay, io voglio provare." Alla fine non sono riuscita a farlo, però e niente, siamo andati in Islanda per fare questo film, c'era Aiden pure. Era divertente, era ovviamente, cioè, non si tutto c'era tantissimo CGI come potete vedere. Ehm, no, era divertente. Hai recitato anche nella miniserie Narciso Nero, dove c'era anche Diana Rigg, che è scomparsa di recente, e che interpretava Olenna Tyrell nel Trono di Spade. Cosa ricordi della lavorazione di questa serie? Ehm, Ero un po' ansiosa perché c'è un film dei Powell and Pressburger di 1947 che è considerato uno dei film più belli dell'epoca. E nei giri di quelli che sono, sai, quelli che sono proprio innamorati del film, secondo me era considerato un po', cioè è un film che non si deve, è una storia che non devi rifare, che è già stato fatto, ma in realtà, cioè, son passati più di 75 anni e quindi volevamo, sai, raccontare questa storia in un modo un po' diverso per un'altra generazione. E in realtà ovviamente il nostro è un adattamento del libro che si chiama Black Narcissus. C'è il libro e anche poi c'è il film, ma noi abbiamo fatto un adattamento proprio del libro. Però uno dei personaggi più conosciuti del primo è Ruth, che ho interpretato io. E ho pensato, vabbè, non voglio rifare quello che ha fatto un'altra attrice benissimo, perché non ha senso, lei l'ha già fatto. E sempre con un personaggio hai delle scelte, no? Cioè, un ruolo lo puoi interpretare in non so quanti modi, quindi devi fare le scelte, quelle che pensi che sono per te o per il pubblico siano quelle più interessanti. Quindi tra la sceneggiatura e il libro ho visto che in realtà nel film originale è presentata un po' come solo una pazza, proprio dall'inizio. Nel libro, non so, era un po' triste e non è fatta per vivere questa vita da suora nel nulla. Si sente molto isolata e poi comincia a stare, male. Speravo di far sentire un po', non so, simpatia per lei perché, è quello che avevo sentito io, però, sì. In The Nightingale, questo qui, sei Claire, protagonista di un film tanto premiato quanto discusso. Ricordiamo che in Australia hai ottenuto l'ACTA come miglior attrice, che è un premio molto prestigioso. Sappiamo che è stata un'esperienza particolarmente impegnativa per tanti motivi. Ti va di raccontarcela un po'? Sì, era un'esperienza particolare.
Devo dire che è il film, è il ruolo e il progetto del quale sono più fiera. Avevo letto la sceneggiatura nel 2016 e ho pensato subito: "Voglio fare questo film". Questa sceneggiatura è veramente, non so, ha tantissimo potere, e volevo lavorare con Jen pure. Quindi sì, ho letto la sceneggiatura nel 2016, a febbraio, e poi Jen mi ha chiamato per dire che il ruolo era mio il giugno, e poi abbiamo cominciato a girare in marzo 2017. Sempre nel mondo dei film indipendenti è un processo lunghissimo. Ehm, sì, abbiamo girato 54 giorni, ma ero lì per 6 mesi, perché dovevo imparare ad andare a cavallo, fare tantissima c'era anche Bakley che non aveva mai recitato, che è incredibile perché è bravissimo nel film, ma dovevamo fare settimane di tipo workshop dove facevamo un po', esercizi per essere molto, sai, sicuri insieme, comodi, perché ovviamente l'argomento anche col suo personaggio è molto difficile, quindi dovevamo sentirci molto amici, molto vicini, per fidarci l'uno dall'altro. E anche con Sam e gli altri ragazzi. Però sì, ovviamente è una storia molto pesante, ci sono delle scene molto difficili, però, Jen è veramente intelligente come regista e anche è bravissima a scrivere, e noi pensavamo che, o meno lei l'ha pensato quando ha scritto questa storia, ed ero d'accordo che siamo diventati molto, Desensibilizzati. alla violenza, no, possiamo guardare, per esempio, Game of Thrones o altri programmi o film dove vediamo morire non so quanta gente in modi molto violenti e non sentiamo niente. E lei e io lei pensava: "No, se dobbiamo, cioè è veramente un problema la violenza nel mondo, e anche la mancanza di empatia, e se volete vedere violenza dobbiamo far vedere anche l'effetto emotivo, perché non puoi far vedere queste cose in un modo molto leggero e sbagliato", da come lo vede lei e anch'io. E quindi con queste scene abbiam detto: "No, facciamo vedere quanto fa male una persona, quanto distrugge cioè non solo la parte fisica, ma con quanto male fa all'anima di una persona". E quindi abbiamo deciso di non far vedere mai, i corpi insieme, cioè doveva essere solo sulla faccia, per far vedere l'esperienza della donna e tutto dal punto di vista della donna, di Claire, e quello che sente lei. Uhm, e non dare l'opportunità al pubblico di non guardare, di non vedere questi effetti. Ti chiedo solo questo. Tu hai raccontato appunto come la violenza, che in altri film è un po' gratuita e a volte estetizzata, qui non lo è affatto. E invece, stranissimamente, questo film ha avuto delle polemiche rumorosissime che per altri film non ci sono state. Secondo te c'è un doppio standard oppure c'è un'altra spiegazione? Sì, secondo me c'è un po' un doppio standard, perché in gran parte della reazione della critica o del pubblico era: "Ma come fa una donna a fare un film così violento?" Cioè era un po' questo il messaggio, no, che tu sei una donna, quindi perché faresti vedere questa violenza contro una donna? Però era proprio perché è importante con Lo sguardo guarda. femminile. E poi secondo me il nostro film non vedi la violenza fisica che vedi tantissimo in altri film, cioè voglio dire proprio l'atto sul corpo, no, è molto più sulla cioè molto sulla, vedere distruggere l'anima di questa donna, no, o cercare di farlo. Di sentire una cosa che loro non vogliono sentire, cioè li fai sentire scomodi, li fai sentire tristi, li fai sentire quasi male. E secondo me è proprio questa cosa, che non gli dai il permesso di staccarsi dalla storia e dire: "Vabbè, chi se ne frega di questo personaggio", cioè li fai sentire qualcosa per questo personaggio, li fai sentire male e loro si arrabbiano. Secondo me è questo, come ti permetti di farmi sentire così. Io non voglio sentire queste cose quando vado al cinema, però invece ecco, noi volevamo dire: "Beh, se dobbiamo parlar di violenza, e dobbiamo parlare della violenza sessuale e la violenza, dobbiamo far vedere cioè l'effetto vero, e fartelo sentire
forse speriamo farti pensare all'empatia e non so, a farti riflettere un po' di quanto possiamo essere terribili a volte. A proposito della tua performance e del cast intero, sappiamo che siete stati seguiti da psicologi. Cosa puoi dirci a proposito e quale approccio avete utilizzato per riuscire a rimanere saldi nel film, come parlavi prima della tua esperienza? Beh, io dico sempre, sono contenta che mi state parlando ora e non quando avevo finito il film, perché ero veramente completamente esausta alla fine di quel progetto. Ma sì, Jen era molto cosciente del fatto che era sì, sai, è abbastanza difficile girare alcune scene, e poi perché non sai mai l'esperienza di un attore e che c'è nella vita e cosa li fa sentire, rifare o non rifare, ma voglio dire, potenzialmente rivivere alcune cose che sono traumatiche, queste cose qui. Quindi aveva una psicologa, si chiamava Dr. Elaine Barrett, che è una donna fantastica, super intelligente, interessante. E lei era lì proprio quando stavamo facendo queste scene difficili. E lei per esempio a volte diceva: "Okay, dobbiamo fare pausa perché gli attori sono proprio veramente esausti, devono fare pausa". Non so come cioè era la prima volta che avevo, avuto l'esperienza di trovarlo molto difficile di staccarmi dalla giornata, no, di quello che stavo facendo. Ma sai, ora è molto in vogue parlare di salute mentale e di mindfulness, e Mindfulness, sì, sì. puoi cambiare come ti senti, sai, utilizzando tecniche di come pensare, no, di come cambiare i pensieri. Ogni giorno se tu ti metti, a pensare delle cose molto traumatiche, ovviamente anche quello ha un effetto perché, stai sì, questa Terapia Terapia cognitiva. cognitivo-comportamentale. Cristiano è uno e quindi psicologo, quindi puntualissimo. quindi stavo facendo tutti i giorni proprio l'opposto di quello che dovresti fare per farti sentire meglio, no, di farti sentire bene. Sai, 54 giorni di fila. E quindi ci ho messo un po' a trovare il mio equilibrio. Tu nel film hai anche cantato le canzoni insieme a Baikal Ganambar, con cui fra l'altro si crea questo incontro, no, tra lingue diverse, che di fatto costituiscono interamente la colonna sonora del film. Tu infatti sei anche una bravissima cantante. Come hai vissuto questo forte rapporto che ha il tuo personaggio con il canto? Sai, nella cultura irlandese il canto è veramente importante, il canto e la musica, soprattutto quando vai, nei posti un po' più remoti, è proprio veramente sì, fa parte della comunità, della cultura. Sai, ovviamente abbiamo le nostre canzoni e c'è un modo anche particolare di cantare, e quindi per questo personaggio che si trova dall'altra parte del mondo, lontana dalla sua famiglia, è proprio per lei è un modo per sentirsi se stessa. È una delle cose che hanno fatto con gli irlandesi, per esempio, e lo fanno in tantissimi altri posti, è, sai, schiacciare proprio schiacciare l'anima e la cultura del popolo, e quindi in Irlanda hanno costretto gli irlandesi a parlare inglese, quindi abbiamo in gran parte perso la nostra lingua, e quindi per questo personaggio poter cantare le sue canzoni, parlare la sua lingua è veramente un modo per lottare quasi, per dire ci sono ancora, che è esattamente quello che fa Billy con le sue canzoni, no, e il ballo pure per lui. E quindi, ed è sai, la musica, anche se non capisci le parole, anche se il mio personaggio spesso canta anche in inglese, però col canto se non capisci le parole riesci comunque a capire il sentimento, no, e quindi secondo me con questi 2 personaggi che hanno vissuta questa cosa, non sto dicendo che è la stessa cosa, perché ovviamente quello che è successo ai aborigini era veramente terrificante, ma trovano una cosa che hanno in comune, no, che diverso, ma è una cosa che hanno in comune, e secondo me vedono in quel momento quando cantano intorno al fuoco nella foresta, è lì il momento quando capiscono che hanno vissuto delle cose che sono diverse, però anche simili. Ed è in quel momento del canto penso che lo capiscono. Quindi la musica può anche è proprio universale.
io e Jen abbiamo parlato tantissimo delle canzoni e come canta e sai, io ho un modo di cantare come Aisling, come me stessa, però era importante trovare la voce anche di Claire, che è questa ragazza molto forte dell'Ovest Irlanda, che ovviamente non avrebbe fatto corsi di canto e quelle cose lì, quindi era importante trovare un po' la sua voce. Ed è una cosa che ha fatto più volte con personaggi, che è molto interessante perché non, sai, con un personaggio ovviamente trovi come si muove, forse anche ovviamente come si veste, come sono i capelli, tutte queste cose che creano un personaggio. Quando poi devi anche pensare a come cantano, era interessante cercare la sua voce, trovare la voce giusta per lei, anche nei diversi momenti, no? Cioè, quando è con Hawkins, il personaggio di Sam Claflin, canta un po' in un modo, cioè la voce non è forte, non è ovviamente ha paura in quei momenti, sta cercando di rimanere calma, però poi quando la vedi con Billy ed è lì in un momento che si sente veramente fiera di essere irlandese, ha una voce completamente diversa, nel trovare il tono giusto sì, è una parte, mi era piaciuto, era proprio interessante. We don't want no trouble. That's just the way, isn't it? You don't want trouble, but sometimes trouble wants you. There I'd sit and cry my fill. Get me to the soldiers that came by this morning. It's too dangerous. Up north, they kill us. You sure you want to follow him? Allora, Aisling, nel nostro blog ci occupiamo sia di cinema che di doppiaggio. Se non sbaglio, potresti avere qualcosa da raccontarci in merito a questo ambito. Ti va di condividere con noi qualche aneddoto, oltre a quello del Trono di Spade in cui tu ti sei ridoppiata? Ma c'è qualcos'altro che magari potresti dirci? Se ti va? Ovviamente non dirò il nome della serie né dell'attrice, però Va bene. è una serie abbastanza sì, Nota, no, sì. ho dovuto fare il doppiaggio in inglese, è una cosa difficile da fare se non è la tua madrelingua. C'era un'attrice che non si capiva sempre quello che stava dicendo e quindi ho dovuto fare il doppiaggio per questa attrice in inglese. In inglese. E quindi poi quando c'era non so se era la seconda o terza serie, non mi ricordo, però mi hanno chiesto di fare il provino e io non volevo, perché per tantissimi motivi, ma non volevo fare il provino per questa serie. E poi tra l'altro avevo visto che nelle scene il personaggio per cui stavo facendo il provino aveva tantissime scene con questo personaggio a cui io avevo già fatto il doppiaggio, quindi avevo pensato, ma come faranno qui? Perché se io avessi fatto questo ruolo con la mia voce e poi aver fatto il doppiaggio ancora con la mia voce sarebbe stato un po' strano. Però comunque alla fine non l'ho fatto, quindi non c'era problema. Però sì, più volte ho fatto questa cosa, che è strano, perché non è fare doppiaggio, sai, in Italia ovviamente fate tantissimo doppiaggio di film stranieri, però qui era fare tipo un ridoppiaggio, era già in inglese, ma dovevo rifarlo. Però devo dire che mi piace tantissimo. In genere sono molto più... Secondo me è sempre più bello vedere un film anche con i sottotitoli, perché recitare non è solo, sai, come quello che vedi, è anche, come avevo già detto, dalla voce, come canta una persona, come parla, l'accento, tutto. Quindi in genere penso che sia sempre meglio vedere un film con i sottotitoli, perché poi, sai, vivi tutta l'esperienza invece di solo una parte e poi un'altra parte che è messo sopra. Però nella tecnica di come si fa mi piace molto. Quindi gli italiani sono molto bravi, perché non è facile, però mi piace tanto, perché devi essere molto precisa. Ah, e anche non è stato doppiato, perché non so se il mercato voleva Nightingale in italiano, però nei generi. Ma, Purtroppo non è arrivato, dico. Io no, devo dire che sono dall'Inghilterra, purtroppo. Lo so, però avevo messo nel contratto prima, ho detto se per caso dovesse andare in Italia, voglio fare io il doppiaggio perché mi sento così legata a questo ruolo che ho detto io non voglio, cioè nessuno tocca questo ruolo, perché anche ovviamente in questo periodo sta parlando tantissimo inglese perché sta lavorando, però parlo italiano tutti i giorni, però dipende il mio accento cambia tantissimo, tipo dopo 5 giorni in Italia
diventa un po' più italiano, invece come potete sentire oggi è un po' meno italiano, però sì, e ha detto e non importa anche se non ha un accento perfetto, perché lei sta facendo il ruolo di una che non è nel suo paese, quindi... Quando tornerai in Italia? Bella domanda. Questo con Covid è più difficile perché è veramente difficile pianificare qualsiasi cosa, però non lo so, quest'estate no perché sto girando un film, quindi sarò in Germania e in Malta per 4 mesi, sono molto fortunata, e poi dovrei fare un altro lavoro dopo quello, quindi non lo so in realtà, forse dopo Natale per una vacanza, però un giorno spero di tornare per girare qualcosa perché sì, mi piacerebbe tantissimo. Infinite per la tua disponibilità, Ashley. Siamo davvero onorati di aver potuto intervistare un'attrice del tuo calibro. Ti auguriamo il meglio per i tuoi progetti di cui ci hai anticipato che stai lavorando e non sei fortunata ma sono meritati, lo pensiamo sinceramente. Ringraziamo chi segue l'intervista, un saluto da Daniele Manno E Christian Conforti. Grazie, ciao.